Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questa bellissima sciarpa, stola, scialle, chiamatelo come volete, a coda di drago, molto particolare. Prima di tutto per la sua semplicità, perché è un semplice punto blocchetti ed è veramente molto facile da realizzare. Seconda cosa, perché ha questo bellissimo effetto a scalini da una parte e dritto dall'altra. Per realizzare questo progetto ho usato questo filato che ho trovato in un negozio Kik della mia città. È un filato 100% acrilico di alta qualità ed è leggermente peloso. Questo effetto mohair è veramente molto bello, molto morbido. Lo vendono in gomitoli da 100 grammi e contengono 214 metri di prodotto. La casa madre ha chiamato questa variante di filato Lea, che andrò a lavorarlo con un uncinetto numero 7, dopodiché avremo bisogno di un metro da sarta, una forbice ed un ago da lana. Essendo un filato un po' grosso userò quello con la cruna in silicone. Andiamo a vedere come si realizza il nostro progetto. Iniziamo il nostro progetto facendo un anello magico, quindi prendo il filo, lo avvolgo su 2 dita, dopodiché entro nell'anello, prendo il filo e lo blocco con una catenella. Dopo salgo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto basso, entro nell'anello e faccio altri 3 punti alti, quindi compreso le catenelle saranno 4 punti alti, quindi 3 sono i punti effettivi, le 3 catenelle iniziali sostituiscono il primo punto alto e diventano 4. Aggiungo 2 catenelle di separazione, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, rientro nell'archetto di base e faccio un punto altissimo. Dopodiché vado a stringere il mio anello e chiudo. A questo punto salgo con 5 catenelle, 4 saranno la sostituzione del nostro punto altissimo e una di separazione. Filo sull'uncinetto, entro nel punto che ho subito qua sotto, il punto altissimo per intenderci, e faccio un punto alto. Dopodiché entro nell'archetto successivo e faccio altri 2 punti alti. Finiti i 2 punti alti, aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto un punto alto di base, entro in quello dopo e faccio un punto alto, entro in quello successivo, faccio un punto alto e vado a finire con l'ultimo punto alto che andrò a fare sull'ultima delle catenelle che abbiamo nella riga iniziale. Arrivati a questo punto salgo con una catenella che andranno a sostituire il primo punto basso, dopodiché ne faccio altre 4 che saranno quelle di separazione. Giro il lavoro, vado nell'archetto formato dalla catenella tra i gruppi di 3 punti alti e faccio un punto basso. Vado a fare 4 catenelle ed entro nell'ultimo dei 3 punti alti del giro sottostante con un punto basso. Salgo con 4 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, salto questa catenella, entro in quella successiva e vado a chiudere la riga con un punto altissimo. A questo punto risalgo con 4 catenelle, ne aggiungo una di separazione, filo sull'uncinetto, vado a fare un punto alto nel punto altissimo che abbiamo sotto, e questo lo faremo per tutta la sciarpa perché sarà il nostro aumento. Una volta fatto il punto alto entro nell'archetto e ne andrò a fare altri 3. Quindi ne avremo un totale di 4, 1 fatto nel punto altissimo e 3 nell'archetto. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, vado nell'archetto successivo e faccio 4 punti alti.
Di nuovo faccio una catenella di separazione, vado nell'archetto dopo e faccio 4 punti alti. E la riga è terminata in questa maniera. Quindi ora risaliamo con una catenella, ne aggiungiamo 4 di separazione. Mi sposto nell'archetto formato dalla catenella 3 gruppi di punti alti e faccio un punto basso. 4 catenelle ancora. Mi sposto nell'archetto e faccio un punto basso. 4 catenelle. E vado a lavorare un punto basso nell'ultimo punto alto utile, il quarto dell'ultimo gruppo di 4 punti alti che abbiamo a disposizione. Quindi entro e faccio un punto basso. Faccio le mie 4 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto 2 volte, salto una catenella, entro in quella successiva, che non è nient'altro che la quarta catenella partendo dal basso del giro sottostante, faccio un punto altissimo. Dopodiché riparto con l'aumento, quindi 4 catenelle, una di separazione e sono 5 in tutto, filo sull'uncinetto, entro nel punto altissimo, faccio un punto alto, ho l'archetto subito dopo, entro e faccio altri 3 punti alti, una catenella di separazione, vado nell'archetto successivo, faccio 4 punti alti. Catenella di separazione, filo sull'uncinetto, vado nell'archetto dopo e faccio 4 punti alti. Arrivati a questo punto andremo a scalare un gruppo, quindi ogni 3 gruppi di punti alti faremo una scalatura, chiamiamola così. Quindi ci fermiamo un archetto prima, uno lo lasciamo libero. Sta a voi decidere se volete mettere un marcapunti per ricordarvi o ce la fate. Io non lo metterò perché essendo un filato grosso lo vedo, magari sarà un filato più sottile e si lavora, quando si lavora si è sempre un po' sopra pensiero, c'è il rischio che scappi, ma avendo il filato così grosso, un uncinetto così grosso, credo di non metterlo. Quindi a questo punto facciamo una catenella che ci serve come sostituzione del nostro primo punto basso e ne andiamo ad aggiungere altre 4. Giro il lavoro, entro nel primo archetto utile, faccio un punto basso, 4 catenelle, entro nel primo archetto utile e faccio un punto basso, di nuovo 4 catenelle, vado nell'ultimo punto alto disponibile, entro nel punto non nell'archetto e faccio un punto basso, aggiungo le 4 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, ne salto una, entro in quella successiva e faccio il punto altissimo. Salgo ancora con le 4 più una catenella, 4 sono il punto altissimo e la catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto altissimo che abbiamo subito sotto e faccio l'aumento, cioè entro con un punto alto. Dopodiché vado a fare gli altri 3 punti restanti nell'archetto. Catenella di separazione, mi sposto nell'archetto successivo e faccio 4 punti alti. Catenella di separazione, entro nell'archetto dopo e faccio 4 punti alti.
catenella di separazione, entro nell'ultimo archetto utile con 4 punti alti. Ora siamo a 2 gruppi, a 2 righe di blocchetti, dobbiamo farne ancora un'altra, quindi salgo con 5 catenelle in tutto, giro il lavoro, entro nella prima catenella utile con un punto basso. Una volta fatto le 4 catenelle, entro nel primo archetto utile con un punto basso. Di nuovo 4 catenelle, entro nel primo archetto disponibile, faccio un punto basso, 4 catenelle, qui siamo all'ultimo gruppetto di 4 punti alti, quindi entro nell'ultimo, nel quarto e ultimo punto alto con un punto basso, aggiungo le 4 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, ne salto una di base, entro in quella successiva e faccio il punto altissimo. Vado di nuovo con l'aumento, quindi faccio 4 catenelle che saranno il nostro primo punto altissimo più la catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto altissimo che ho subito sotto e faccio un punto alto. Dopodiché mi sposto nell'archetto e vado a fare i restanti 3. Catenella di separazione e vado a lavorare 4 punti nell'archetto successivo, catenella, mi sposto nell'archetto dopo e lavoro i miei 4 punti. Catenella di separazione, mi sposto nell'archetto e lavoro i 4 punti. Catenella di separazione, mi sposto nell'ultimo archetto e lavoro i 4 punti. E questa è la terza riga di blocchetti, quindi nel prossimo giro di blocchetti che faremo ne scaleremo uno, quindi saliamo con una più 4 catenelle per un totale di 5, una vanno a sostituire il punto basso, le 4 sono di separazione. Giro il lavoro e vado a fare un punto basso nell'archetto, 4 catenelle, mi sposto nell'archetto, punto basso, 4 catenelle, mi sposto nell'archetto, punto basso, 4 catenelle, mi sposto nell'archetto, punto basso, 4 catenelle. Questo è l'ultimo gruppo dei 4 punti alti, entro nell'ultimo punto e lavoro un punto basso, aggiungo le 4 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, ne salto una catenella di base, entro in quella successiva e vado a chiudere con un punto altissimo. Dopodiché riparto con 4 catenelle che saranno il nostro primo punto altissimo, catenella di separazione, punto alto nello stesso punto di base, nel punto altissimo che abbiamo sotto, e vado a fare gli altri 3 nell'archetto. Catenella di separazione, filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto successivo e vado a lavorare i miei 4 punti alti,
catenella di separazione, filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto, vado a lavorare 4 punti alti, catenella, mi sposto nell'archetto e lavoro i 4 punti alti, fatti i 4 punti alti, catenella di separazione, entro nell'archetto successivo, faccio i 4 punti alti che saranno anche gli ultimi, perché appunto avendo già lavorato le 3 righe di punto blocchetti, ora dovremo andare a scalare, quindi 1 2 3, il quarto lo lasciamo libero e riparto con le catenelle. Una sostituisce il punto basso e le altre saranno di separazione, quindi una più 4, e vado a fare punto basso, 3 catenelle, entro nell'archetto, dopo faccio il punto basso, aggiungo 4 catenelle di separazione, entro nell'archetto successivo con un punto basso, 4 catenelle di separazione, entro nell'archetto dopo con un punto basso, 4 catenelle di separazione, entro nell'archetto ancora dopo con un punto basso, 4 catenelle, e questo è l'ultimo gruppetto di 4 punti alti, entro nel punto alto e faccio un punto basso, aggiungo 4 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, ne salto una di base e vado a chiudere con un punto altissimo. Ed ecco qui che la nostra coda di drago sta prendendo forma. Il lavoro praticamente è tutto questo. Dopo aver fatto l'inizio è tutto praticamente una riga di punti bassi e catenelle, una riga di punti alti nelle catenelle, ricordandoci di scalare ogni 3, di scalarne una, e così andiamo avanti a lavorare fino alla misura che abbiamo deciso. Ci vediamo alla fine. Ed eccola finita, non ci sta nell'inquadratura, andremo a vederla poi sul manichino. Non ci provo neanche a farcela stare perché è veramente enorme, è circa 1,83-84 di larghezza per 65 centimetri di altezza. È la particolarità di questa coda di drago che veramente si allarga molto ma non scende tantissimo, quindi è indicata per chi non la vuole usare come scialle, la può usare benissimo come sciarpa, o cambiando un filato, usando un filato un po' più elegante, magari anche come stola. Un appunto per quel che riguarda i filati: alcuni di voi restano spaesati perché uso filati poco comuni. In realtà io i filati li prendo a sentimento, non ho un posto fisso, dove mi trovo guardo e vedo se mi può piacere o no e compro, e poi valuto. E soprattutto parto dal principio che i lavori fatti a mano sono preziosissimi, è vero, ma uno non deve spendere una fortuna per poter realizzare qualcosa, oltretutto vivendo in questa era che ci sono filati che magari non sono pregiati, ma comunque sono molto belli sia da lavorare che da portare e non danno nessuna allergia. Detto questo, sicuramente se andate sul portale della Tessiland potete trovare qualsiasi filato paragonabile a questo, che potete lavorare allo stesso modo. Bene, e per oggi è tutto. Adesso non ci resta altro che andare a vedere la nostra coda di drago sul manichino, e nel frattempo colgo l'occasione per salutarvi e per ringraziarvi dell'attenzione, invitarvi ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi darà le notifiche per ogni novità che pubblicherò. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Inoltre mi potete trovare su Facebook con la pagina omonima Facciamo il Punto, e su Telegram con un canale dallo stesso nome. Se volete vi aspetto anche là. Ciao a tutti, al prossimo video.